Avere carenze di minerali dopo questo video sarà davvero difficile, ci puoi scommettere. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi vedremo insieme la miglior fonte alimentare di ogni principale minerale esistente. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Nella puntata di oggi analizziamo come sia possibile evitare carenze di specifici minerali assumendo determinati tipi di alimenti. Vedremo insieme i principali minerali di cui molte persone sono inconsapevolmente carenti, partendo subito dal primo, il calcio. Indispensabile per la salute delle nostre ossa, una sua carenza porta anche a nervosismo, agitazione e difficoltà a prendere sonno. Il suo fabbisogno giornaliero è stimato in circa 1 grammo. Non è sufficiente però guardare il contenuto di calcio nell'alimento che andiamo a consumare, ma bisogna considerare anche il rapporto con il fosforo, che è suo nemico. Molti cibi, pur avendo molto calcio, non ne sono buone fonti perché hanno appunto ancora più fosforo. Per questo motivo l'alimento che reputo più valido se dobbiamo compensare una carenza di calcio sono i semi di sesamo. 25 grammi di semi di sesamo coprono da soli il 25% del fabbisogno giornaliero di questo minerale. Non sarebbe necessario obbligatoriamente dover compensare il restante 75% di calcio. Certamente può essere utile assumere altre fonti preziose, come ad esempio il cavolo nero, ma se adottiamo dei trucchi validi è possibile raggiungere 0,4-0,5 grammi di calcio giornaliero, senza compromettere la salute ossea. Come accennato nella puntata riguardante le vitamine, per la salute ossea è necessario inoltre introdurre le vitamine D3 e K2. Poi è importante svolgere attività fisica e non essere carenti di magnesio, boro, rame, ferro, zinco e manganese. Alcuni di questi li vedremo a breve. Ora passiamo al minerale numero 2, il cromo. Strettamente correlato alla resistenza insulinica, questo minerale è antagonista dello zucchero. Un apporto smodato di zucchero promuove infatti l'escrezione del cromo dall'organismo. Di conseguenza ci troveremmo costretti a dover introdurre ancora più cromo nella tabella alimentare. Il suo fabbisogno giornaliero dipende da fattori come età, sesso e gravidanze. Mediamente per gli adulti varia tra i 50 e i 200 microgrammi. Non sono molti gli alimenti ricchi di questo minerale. Per questo motivo il più comune e generalmente apprezzato sono le cozze. Le cozze sono molto ricche di cromo, con il loro contenuto di 130 microgrammi per 100 grammi. Proseguiamo la nostra carrellata analizzando il minerale numero 3, il ferro. Si tratta della carenza di minerali più diffusa al mondo, che porta molte persone ad essere spesso affaticate. Il fabbisogno giornaliero di ferro per gli adulti è di 10 mg, mentre nelle donne in età fertile arriva a 18 mg. L'importante è non eccedere, perché un eccesso di ferro può essere ossidante per l'organismo. Tra gli alimenti ricchi di ferro avrei potuto citare sia i semi di sesamo che le cozze, ma dato che li abbiamo visti prima, ne ho voluto selezionare uno diverso. Sto parlando del cacao amaro. Con i suoi 14 mg su 100 g di ferro, il cacao amaro è un'ottima fonte anche di magnesio, manganese e rame. Ci tengo a fornirti un piccolo suggerimento. La presenza di vitamina C può raddoppiare l'assorbimento del ferro. Per questo motivo una banale spruzzata di limone nell'acqua può aiutarci ad essere meno carenti di ferro. Al quarto posto troviamo una chicca che sono certo non conoscerai. Sto parlando dello iodio. Fondamentale per il corretto funzionamento della tiroide, è uno dei minerali di cui si è più carenti. Il suo fabbisogno negli adulti è di 150 microgrammi al giorno, ma esistono poche fonti alimentari di iodio che possono compensare una sua carenza. Per fortuna esiste un alimento che ti svolterà la giornata se hai una carenza di iodio. Sto parlando dell'alga kombu. Quest'alimento è ricchissimo di iodio, tant'è che ne bastano solamente 0,07 grammi, ovvero una puntina di cucchiaino da caffè, per coprire completamente il fabbisogno giornaliero.
Io personalmente assumo quest'alga in polvere, ma è possibile anche acquistarla a strisce intere. La si trova facilmente nei negozi specializzati o addirittura online. Siamo arrivati al punto numero 5, il minerale che reputo più importante in assoluto, il magnesio. Si tratta di un elemento preziosissimo per tantissime funzioni. Hai difficoltà a prendere sonno? Potresti essere carente di magnesio. Soffri di stress? Potresti essere carente di magnesio. Sei affaticato? Idem. Come accennato prima, è importante anche per la salute delle nostre ossa, assieme al calcio e al fosforo. Inoltre è coinvolto nel limitare l'eccesso di cortisolo, l'ormone dello stress. Il suo fabbisogno giornaliero è stimato in 240 mg, ma arrivare a 400 non comporta tossicità. Per fortuna la natura ci dona svariati alimenti ricchi di questo minerale, come il cacao amaro che abbiamo visto prima. Quello che ho selezionato per questo minerale sono le noci. Con i suoi 200 mg per etto possono aiutarci a colmare una parte di fabbisogno giornaliero. Al numero 6 troviamo un altro minerale prezioso, il selenio. Ottimo antiossidante, è indispensabile per la corretta attivazione degli ormoni tiroidei. Per questo motivo assumere l'alga kombu per compensare una carenza di iodio non sarà sufficiente se non introduciamo il giusto quantitativo di selenio. Il fabbisogno giornaliero di selenio è di 55 microgrammi al giorno, ma fino a 200 non risulta tossico. Per nostra fortuna esiste un cibo ricchissimo di questo minerale, oltre che di magnesio. Sto parlando delle noci brasiliane. Il loro prezzo è importante, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Così come per l'alga kombu, ne basterà assumere una quantità irrisoria per coprire totalmente il fabbisogno giornaliero. È infatti sufficiente mangiare una sola noce brasiliana al giorno. Siamo arrivati al punto numero 7, sto parlando del manganese. Importante per il corretto metabolismo del glucosio e per lo sviluppo delle ossa, il suo fabbisogno giornaliero è stimato in 2,7 mg. È reperibile attraverso molti cibi, tra cui la frutta secca, che abbiamo visto essere imprescindibile se vogliamo aumentare il nostro benessere. È importante però prestare attenzione a non assumerla salata e tostata e possibilmente andrebbe attivata, come ho accennato in un video specifico in passato. La fonte di manganese che però reputo più preziosa di tutti, ancor più della frutta secca, è il tè. Saprai ormai la passione che nutro per questa bevanda, ho realizzato diversi video a riguardo. Le foglie del tè sono davvero ricchissime di manganese. Anche se nel tè sono presenti i tannini che riducono l'assorbimento di questo minerale, il tè rimane comunque un'ottima fonte. Al punto numero 8 troviamo il potassio. Funzionale anche lui a 360 gradi, contribuisce alla regolazione dei livelli di minerali e fluidi all'interno e all'esterno delle cellule. È strettamente collegato al sodio. Più sodio assumiamo, più potassio dovremo assumere. Siccome il sodio non fa benissimo all'organismo, ridurne il suo introito giornaliero ci permetterà anche di non dover ricercare potassio con affanno. Il fabbisogno di potassio nelle diete occidentali si attesta in circa 4 grammi, ma è strettamente collegato a quanto dicevo prima. Quindi può essere sufficiente assumerne anche un po' meno. Lo possiamo reperire in molti alimenti, ma le soluzioni migliori sono frutta e verdura con la buccia, dato il loro contenuto irrisorio di sodio e la possibilità di essere assunte in forma cruda. Il potassio infatti si perde durante l'ammollo o la bollitura degli alimenti. Ora immagino che penserai che il cibo che sto per consigliare sono le banane, anche loro certamente ottima fonte di potassio, ma ti stupirò. Come hai visto nei precedenti minerali, la frutta secca è un portento. Anche in questo caso si conferma la sua importanza, dato che solamente 30 grammi di pistacchi coprono il 10% del fabbisogno giornaliero. L'importante è che siano ovviamente senza sale, quindi senza sodio. Siamo addirittura d'arrivo. Al punto numero 9 troviamo il rame. Utile per prevenire malattie neurodegenerative, lo si può reperire in diversi alimenti, tra cui il cacao amaro che abbiamo visto prima. Il fabbisogno giornaliero di rame è 0,9 mg e con i suoi 4 mg per etto basterebbero 25 g di cacao amaro per coprire totalmente il fabbisogno. Siccome avevo già citato questo alimento prima, ti suggerirò un'altra fonte utile di rame. Sto parlando dei pomodori essiccati al sole.
50 grammi di quest'ultimi coprono totalmente il fabbisogno giornaliero di rame. Siamo quasi in conclusione, non prima di scoprire il minerale numero 10, lo zinco. Ottimo antiossidante, utile per scongiurare deficit cognitivi e malattie cardiovascolari, è funzionale anche per regolare l'insulina. Il suo fabbisogno giornaliero si attesta sui 10 mg. La soluzione migliore sarebbero le ostriche, così come lo sarebbero state per il precedente punto, ma so che il loro gusto non è apprezzato dalla maggioranza delle persone. È giusto citarle perché una sola ostrica coprirebbe il fabbisogno sia di rame che di zinco. Siccome però ho cercato di individuare alimenti generalmente graditi e comuni, quello che ho scelto per concludere questa puntata sono i semi di zucca. Un etto di semi di zucca coprirebbe pienamente il fabbisogno giornaliero di zinco. Non essere carenti di questi minerali non sarà però sufficiente per raggiungere un livello di salute ottimale. Sarà fondamentale anche selezionare i giusti alimenti per coprire il fabbisogno di alcune vitamine. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.